Funziona! Questo è il modulo Wi-Fi aggiuntivo originale degli inverter EASAN. Questi alla fine non sono altro che dei modulini ESP8266 con il convertitore TTL già integrato e l'uscita per l'antennino esterno, che una volta configurati si connettono, diciamo, al server proprio della EASAN e inviano tutti i nostri dati al server e ci permettono attraverso un'app sul cellulare di scaricare e vedere questi dati. Problemi sostanziali sono due. Il primo è che i dati vengono aggiornati con, se non mi sbaglio, cadenza ogni 5 minuti o qualcosa del genere, quindi non servono a niente perché non vedi in tempo reale quello che sta succedendo. L'altro problema è che non sappiamo questi dati che fine fanno, perché alla fine vanno a finire su un server cinese che non sappiamo che cosa ne fanno. E terza cosa, espongono i nostri inverter ad internet, su internet, a possibili attacchi, perché si possono modificare dei parametri anche importanti nel nostro impianto elettrico di casa a nostra insaputa e quindi non va bene. Per ovviare a questo problema, infatti, io mi creai una piccola interfaccia, diciamo, con un Vemos D1 Mini e un convertitore TTL che ha funzionato, sta funzionando ancora da tantissimo tempo e tra l'altro sono riuscito a interfacciarlo anche con Home Assistant e quindi riesco a vedere tutti i dati in tempo reale e a fare una serie di automazioni dentro Home Assistant che mi sono ritornate decisamente utili. Per questo ho deciso finalmente, dopo tantissimo tempo, di modificare questo modulino. Voglio aprirlo, salvare il firmware originale che c'è perché non si sa mai, e poi gli voglio installare il firmware ESP Home per configurarlo appunto dentro Home Assistant e togliere il modulino che ho costruito io con l'ESP Mini. Vi faccio vedere com'è. Questo è il modulo che vi dicevo, che ho creato io un po' di tempo fa. Non è altro che un Vemos D1 Mini con un antennino esterno e un convertitore RS485 che va a finire sotto al mio EASAN, sotto all'inverter. Quindi questo modulo semplicemente legge i dati ogni secondo in tempo reale, anzi li manda attraverso la wireless al mio server di Home Assistant e io da remoto riesco a vedere tutti i dati. Per aprire questi moduli si fa così. Allora, svitiamo l'antennino, svitiamo il cavo e togliamolo. Qua sotto ci sono 4 vidine a croce, svitiamole. Sfiliamo delicatamente, eccolo qui. Possiamo anche, per comodità, disassemblarlo. Qua c'è semplicemente un'interfaccia estremamente semplice, a 4 pin, c'è una massa, il positivo è 5 volt, trasmissione e ricezione dati. E qui è dove va il cavetto, questo, che appunto ha 4 fili e va all'inverter. Quindi questo mettiamo da parte. Questa è la schedina che ci serve. Su questa schedina abbiamo una serie di connessioni. C'è 3,3 volts, trasmissione, ricezione e massa. Ora vi saldo dei fili, la alimento con un alimentatore esterno, con un'alimentazione esterna gli do a 3,3 volts in modo da poter accendere e alimentare il microprocessore, e poi con trasmissione e ricezione mi collego a un computer e con un software cerco di salvare i dati, il firmware originale che c'è qua dentro. Mi stagno i terminali e massa. Ho saldato i 4 fili VCC, massa, trasmissione e ricezione, questi 2 fili gialli.
Ora mi collego al computer. La situazione è questa: schedina, fili saldati che sono collegati a questo adattatore, un semplice USB seriale. Con questi cavetti rosso e nero gli sto dando una 3,3 volts per alimentare il modulo, infatti il LED power sotto è acceso. Sul PC ho il software Tasmatizer, ho selezionato la spunta di salvare il firmware originale e ora proverò a fare il flash. Ok, non va. Allora, dopo aver collegato quell'adattatore wifi al computer attraverso un adattatore USB seriale, ho già provato con un software a salvare il firmware originale presente sull'adattatore, solo che questo non è stato possibile. Ora quindi me ne frego del salvataggio del firmware originale e voglio provare ad installare direttamente ESP Home nell'adattatore. Vediamo se ci riesco. Quella che state vedendo è praticamente la schermata di Home Assistant, quindi sto andando nella scheda di ESP Home. File that initialized. Non riesce a collegarsi. Prova a resettare il tuo dispositivo e tieni premuto il bottone di boot mentre selezioni la porta seriale. No, non va. Seconda prova. Qui gli ho dato solo l'alimentazione esterna, i 3,3 volts, e questa volta ho collegato TXRX su questi connettori che sono contrassegnati con debug. Quindi solito giro, coccodrillini e adattatore USB seriale. Vediamo. Allora, questa è la schermata di prima. Connetti, con 12, connetti, prepara per il primo uso, installa. Vediamo un po'. Connessione. Gira la ruota. Compra una vocale. Che sia la volta buona. No. File to initialize, la stessa cosa di prima. Non lo so. C'è anche un pin service. Magari va portato a massa. Devo studiarla meglio. Vabbè. Fermo la registrazione e si riproverà un'altra volta. 70 years later. Funziona! Ho capito però dove sbagliavo, era colpa mia. Ho capito dove sbagliavo. Io utilizzo questo che è un semplice convertitore USB seriale e poi la seriale la collegavo direttamente al dongle wifi e giustamente quelli non comunicavano perché lavorano su due livelli differenti, in quanto il dongle vuole per forza un segnale TTL, mentre dalla seriale escono il segnale a 5 volts pieno e giustamente non comunicheranno mai. Quindi le soluzioni sono due. Di solito si utilizza un semplice convertitore USB TTL, sono quelli della FTD che si trovano su AliExpress per pochi euro. Quei convertitori effettivamente ti permettono di programmare tutti questi microcontrollori ESP in modo semplice e indolore. Se invece sei un povero raccattone come me e ti arrangi sempre con quello che hai, ti dico già che con la seriale secca, pura, diretta, non funziona. Bisogna per forza usare un convertitore da seriale a TTL. Io per fortuna ne avevo diversi a casa, quindi ne ho collegato uno e sto usando quello e è funzionato bene. Vi faccio vedere come. Questo piccolo chip è il convertitore. Va alimentato a 3,3 volts, esattamente come l'ESP. Da un lato ha l'ingresso della seriale e la sua uscita è il TTL. Ricordatevi sempre che anche questi vanno collegati a ingressi e uscite invertite. La trasmissione del computer deve andare alla ricezione del modulo e
la ricezione del modulo quindi deve andare alla trasmissione del computer. Dall'altro lato devi fare la stessa cosa anche per interfacciare il convertitore TTL all'ESP, quindi ricezione con trasmissione e trasmissione con ricezione. Quindi una volta collegato il tutto ci possiamo spostare sul computer e vedere come effettivamente si fa la programmazione del dongle. Qui siamo sulla schermata principale di Home Assistant, vado nella sezione SPHOME, aggiungo un nuovo dispositivo, apro SPHOME Web, connetti, la seriale è la USB Serial Converter con il TTI USB 0, connetti, clicco su prepara per il primo uso, vediamo che succede. Ok, dopo essersi connesso fa l'installazione del firmware sul dispositivo ESP. Attendiamo che finisca. Perfetto, a questo punto abbiamo il firmware SPHOME installato sul dongle originale EASAN. Quindi ci siamo tolti di mezzo tutto quello che era EASAN, quel firmware originale EASAN schifosissimo che si collegava a un server schifosissimo che faceva l'aggiornamento ogni tot di tempo schifosissimo. Mi sono dimenticato di dirvi una cosa importantissima. I pin da collegare sono questi, quindi abbiamo 3.3 che è l'alimentazione e il penultimo è la massa. Conviene dare un'alimentazione esterna, io sto usando questo buck converter. Poi abbiamo trasmissione e ricezione e questi vanno direttamente al convertitore TTL che vi dicevo prima. Una cosa importante è questa, vediamo se riesco a inquadrarla. Con questi due fili ho fatto un ponticello portando il pin service a massa, a livello basso, altrimenti l'ESP non andrà mai in modalità service, che è quella che serve per la programmazione. Eccola qui, si deve accendere il LED service. Solo in questo modo si riesce a far andare l'ESP in modalità programmazione. Allora, spegniamo l'ESP staccando l'alimentazione. Eccolo qui. A questo punto togliamo il service da massa, quindi apriamo il contatto e rialimentiamo l'ESP. Eccolo qui. Abbiamo solo il LED power acceso. Ora vi faccio vedere che succede sul computer. Ok, una volta finita la programmazione, lui è già visibile in Home Assistant. Eccolo qui. È questo. Quindi basta cliccare su adotta. Gli diamo un nome che per noi sia comprensibile. In questo caso lo chiamerò inverter. E clicco su adotta. Chiave di configurazione creata, installa e parte l'installazione vera e propria del firmware SPHOME compilato in locale, quindi sul server o Home Assistant compila i sorgenti, compila il firmware e poi li trasferisce in modalità wireless al nostro piccolo dongle. È un'operazione che dura un po', quindi ci vediamo dopo. Ok, il server di Home Assistant ha finito di compilare i sorgenti di SPHOME e di caricarli nel dongle che abbiamo modificato, insomma. Questa che vediamo è la schermata di avvio appunto del dongle, dove ci dice a quale wireless è connesso, il suo indirizzo IP e la potenza del segnale. A questo punto rimane solo una cosa da fare, cioè impostare a quali pin effettivamente è connesso il nostro inverter. Allora, funziona in questo modo.
Allora, l'inverter comunica con l'esterno attraverso un protocollo RS485. Nel dongle non c'è altro che un semplice convertitore da RS485 a TTL e l'uscita del TTL va diretta all'ingresso TX ed RX del ESP07. Quindi noi sappiamo, ho anche verificato col tester, che bisogna usare semplicemente i pin TXRX dell'ESP07 che sono rispettivamente GPIO 1 e GPIO 3. Clicchiamo su Edit per configurare il file YAM. Andiamo nella sezione RX, UART e TX e gli scriviamo, in base al datasheet proprio dell'ESP07 che ho trovato online, si trova facilmente online. Eccolo qui. Allora, TX è GPIO 01, quindi TX GPIO 01, RX invece è 03, GPIO 03, protocollo Modbus, baud rate lasciamo a 9600 e poi vanno aggiunti tutti i sensori che bisogna leggere dall'inverter con i relativi codici. Ok, queste informazioni in realtà si trovano praticamente online e le ho recuperate da un forum. Magari vi lascio giusto il link alla discussione e poi se qualcuno è interessato si legge la discussione e si va a scaricare il file YAM e vede un attimino come è fatto. Una volta impostate queste cose possiamo tranquillamente fare salva e installa. Mi chiede come installare questo file YAM sul dongle. Io ovviamente gli dico in modalità wireless perché è più comoda. Quindi clicco su wireless e parte tutta un'altra procedura di compilazione del firmware e di installazione. Che durerà anche questa un bel po', quindi ci vediamo dopo. Perfetto, l'SPOM si è riavviato e possiamo vedere che sta funzionando tutto per bene. Cerca di leggere i sensori che ovviamente non ci sono perché è scollegato dall'inverter. Ora non ci resta che fare una cosa. Stacco tutti i cavetti che ho collegato dall'SPOM, richiudo, riassemblo il dongle e lo collego all'inverter e vediamo se funziona. A dopo. Ok, dongle rimontato, non ci rimane altro che provarlo. Quindi scollego quello che avevo creato io, il mio Frankenstein, collego quello originale riflashato, mi assicuro che si accenda, eccolo qui il piccolo LED, e ora vediamo che succede. Mi collego ad Home Assistant e vediamo se riesco a rilevarlo e se comunica o se va fatta qualche altra configurazione.